Comincio applicando il balsamo labbra anti-age di Domus Olea Toscana per preparare le labbra al rossetto. Questo è reperibile sul loro sito web online, altrimenti potete usare l'Anolips che si trova comunemente da Sephora. Applico Soft Ochre di MAC su tutta la palpebra fissa e mobile. È un ombretto in crema che andrà a costruire la base per gli ombretti che metterò sopra e uniformare tutto l'occhio senza far quindi vedere capillari, discromie, creando una bella base chiara ed uniforme. Lo applico con il dito per evitare di spostare troppo il prodotto. Dalla Shade and Light di Kat Von D prelevo Lucious, un ombretto matte chiaro, un classico bianco panna. Potete utilizzare qualunque marca di ombretto, basta che non sia un bianco troppo brillante ma un colore più color cipria. Con un pennello da sfumatura prelevo dalla palette di Urban Decay Naked Buck, un marrone nocciola, e comincio con poco prodotto a costruire la mia sfumatura. Il trucco per non fare macchia è applicare poco prodotto per volta, quindi prelevare l'ombretto e poi con movimenti circolari leggeri andare a sfumarlo, aggiungendo sempre più colore fino a raggiungere la tonalità desiderata. A me piace dare una forma allungata all'occhio e quindi sfumo l'ombretto tirandolo anche in direzione della tempia. Dal set di pennelli occhi di Nabla prendo il Large Blender, che è un pennello da sfumatura piatto perfetto per andare a dare più definizione e a fare questa forma allungata. Con Swiss Chocolate di MAC, un marrone più scuro, vado a intensificare l'angolo esterno. Utilizzo il correttore di MAC Studio Fix 24 per illuminare sotto l'occhio ed andare a pulire la sfumatura dell'ombretto dandogli una forma ancora più netta. Con Dazzle Light di MAC, un ombretto bianco leggermente satinato, vado a dare degli accenni luminosi nell'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. Con il Serial Liner di Nabla, un eyeliner facilissimo da usare, estremamente scorrevole, che ha praticamente sbaragliato tutti gli eyeliner che ho utilizzato fino ad oggi, realizzo la mia riga di eyeliner. Seguo la linea delle ciglia, quando arrivo in fondo mi aiuto seguendo la linea dell'ombretto e poi congiungo le due linee e vado a riempire dentro. Mi raccomando, ogni tanto allontanatevi dallo specchio per rimettere un attimo a fuoco. Prendetevi il tempo per rendervi conto se le due righe sono simmetriche, perché altrimenti un occhio potrebbe sembrare più aperto dell'altro, e per aggiustare eventuali differenze cercando di farli più simmetrici possibile. Con un pochino di correttore e un pennellino da correttore vado a eliminare i rossori e a correggere eventuali discromie. Voi potete utilizzare il vostro fondotinta liquido compatto o solo un pochino di correttore o anche niente. Applico la cipria di Charlotte Tilbury Flawless Finish andandola a tamponare per non spostare i prodotti applicati sotto. Con il pennello NYX ad angolo utilizzo il gel di MAC in Deep Dark Brunette e nella parte inferiore riempio quelli che sono gli eventuali buchi, mentre nella parte superiore cerco proprio di disegnare singolarmente pelo per pelo e di simulare quindi i peli naturali delle sopracciglia.
Io cerco di usare il pennello carico nella parte centrale del sopracciglio e poi di andare all'attaccatura e all'estremità della coda a pennello più scarico per avere un effetto già più sfumato naturalmente e evitare quindi delle linee nette che possono dare un effetto estremamente finto e indurire anche lo sguardo. Con la matita eyebrow di Benefit illumino sotto l'arcata sopraccigliare e sfumo con un pennellino piatto. Fedelissimo piegaciglia, molto utile per chi ha le ciglia dritte come le mie. Yves Saint Laurent Effetto Ciglia Finte, il mio mascara preferito. Quando escono nuovi mascara li provo, però solitamente poi in tutti questi anni nessuno mi ha mai conquistata e sono sempre rimasta fedele a lui. Piccolo trucco, quando il mascara è asciutto, come cosa finale date un'altra passata a ciglia ormai asciutte. Applico un pochino di ombretto anche nella rima inferiore e poi metto il mascara anche alle ciglia inferiori. Utilizzo il blush di MAC Peaches, un blush matte color pesca che metto nella parte alta dello zigomo per dare un effetto più liftato alla guancia. Con il cotton fioc elimino l'eccesso di balsamo labbra e con la matita di MAC Cherry disegno i bordi delle labbra e poi li vado a riempire, creando quindi una base per il mio rossetto. Come rossetto utilizzo Ruby Woo di MAC, il rossetto matte anni 50 per eccellenza, il mio preferito, lo utilizzo da una vita, e con un pennellino da rossetto di Sephora vado a perfezionare i bordi delle labbra. Il look è pronto, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram, trovate il link e l'elenco di prodotti utilizzati in descrizione. Alla prossima!